Gabriele, ci siamo. Benvenuto. Ciao, ciao Simo, grazie. Com'è? Tutto bene, tu? Tutto a posto. Sono pronto. Allora, prima di addentrarci nella nostra tematica di oggi, che è lo sciamanesimo, cerchiamo di capire un attimo chi è Gabriele. Ti va di condividere qualche informazione privata su Gabriele Meccacci? Chi è Gabriele? Ho 36 anni, io dico sono un ragazzo, ma in realtà dovrei essere un uomo, nel senso, cioè, sai, l'anagrafica, dopo un po' non si capisce, c'è un momento in cui non sei più un ragazzo, sei un uomo, quindi dovrei essere un uomo. 36 in realtà, settimana prossima 37, Ah, ok. effettivamente, quindi sì, Ariete? Ariete, Mm, esatto. ok. Vivo a Qualcos'altro? Cagliari. Vivo Ah, a Cagliari, sono appassionato nella mia vita di musica, sono un musicista, di fotografia, eh, nel tempo libero videogiochi, e poi insomma, c'è anche lo sciamanesimo e c'è anche tante lo altre sciamanesimo. cose inerenti comunque alla spiritualità e i mondi invisibili. Ok, chitarrista, giusto? Chitarra, basso, eh, canticchio, ma proprio, cioè, nel senso, due note. Ok, ma siamo nel rock? Ricordami un attimo. Molto peggio. Ah, metal? Siamo nel metal, sì, almeno nella musica suonata. Nella musica ascoltata invece tanta tanta roba diversa. Ascolto veramente tanto. Ok, ma Tra cui metal, ma come? autodidatta? Sì, in realtà no, come chitarrista ho fatto un paio d'anni di lezioni di chitarra classica, proprio con impostazione classica, con le unghie della mano destra un po' più lunghe, il finger picking e così via. Però niente di che, non sono mai elevato a livelli da professionista, insomma, mi definisco comunque autodidatta perché non sono un bravo chitarrista, sono un chitarrista sufficiente, sì. Perché a me non interessa la chitarra in sé, a me interessa la musica nel complesso, quindi non mi sono mai detto voglio fare il chitarrista, fare gli assoli, no, a me interessa costruire dei pezzi, comporli in maniera organica, quando io suono io penso a tutto il brano, a tutti gli strumenti, non ho una mente da chitarrista o da bassista. Ma hai una band o da solo? In questo momento no, da solo, scheda audio, amp sim, che sono simulatore di amplificatore, drum machine, un cazzeggio. Quindi presumo ti connetta anche la musica in qualche modo, visto che la fai, o ci sono altre motivazioni che ti portano a La suonarla? musica per me sì, la musica per me è nutrimento, fondamentalmente, è nutrimento, è sempre stato così, ascolto musica in maniera molto profonda da 25 anni almeno, avevo cominciato ad avere 10-11 anni quando proprio la musica mi ha colpito in maniera molto forte. Ho avuto primi anni di, insomma, periodo metal estremo e basta, perché da ragazzino, sai com'è, succedono queste cose. Poi dopo i 18-20 anni mi sono aperto a un sacco di roba diversa, pur non dimenticando comunque le mie origini, comunque io sono sempre appassionato anche di metal estremo. Estremo? Sì, sì, tendenzialmente sì. Heavy metal? Sono ignorante, scusami. Sì, black metal, death metal, insomma, sì. Ok, perfetto. Bene, prima di addentrarci nella nostra tematica, lo sciamanesimo, eh, ci riesci ad accompagnarci tu dandoci una definizione che forse non ami, però giusto per iniziare a capire di cosa si tratta, senza entrare troppo nello specifico. Cos'è lo sciamanesimo? Il Shamanesimo è un cammino, per me, fondamentalmente, un percorso che si basa sulla connessione con gli spiriti o i mondi invisibili o altre realtà. Per noi occidentali è qualcosa di mistico, di trascendentale. Se ci spostiamo magari in tribù di altre popolazioni è qualcosa di assolutamente normale e integrato nella società. Quindi anche qui per capire cos'è lo sciamanesimo bisogna capire, sì, ok, per chi è che fa questa domanda? Un occidentale che vive
una realtà fatta di traffico, lavoro, supermercati, telefilm, o per una- un individuo che ha vissuto nella natura per tutta la vita, ha vissuto in una tribù che mastica questo linguaggio. Quindi, senti, per dire, lo sciamanesimo è la connessione con l'invisibile, con altri spiriti. Bene, quindi la connessione con l'invisibile. Mm. Con Perfetto. gli spiriti, Che abitano che sono l'invisibile. invisibili. Sì, Ok. esatto. Quindi la domanda sorge un po' spontanea, o quantomeno a me. Com'è che un occidentale che vive nell'altro mondo di cui parlavi è entrato in connessione, non vivendo nella natura, con le tribù, eccetera, eccetera? Com'è che è entrato in connessione con l'invisibile, con lo sciamanesimo? In realtà, guardando indietro la mia vita, comunque questa connessione c'è sempre stata. In certi momenti in maniera un po' più delicata, un po' più lieve, in altri momenti in maniera molto violenta, in un certo senso. Mm. Eh, Quello che posso dire è che comunque dopo i 18-20 anni mi sono comunque rapportato con delle figure, con delle persone che in modi diversi, in maniere diverse, mi hanno aiutato a riconoscere questa cosa che nella mia vita c'è sempre stata. Infatti poi adesso facendo un retropensiero, pensando al passato, mi rendo conto, cavolo, ma io questa connessione l'ho sempre avuta, semplicemente la, l'ho riconosciuta, perché appunto il mondo non riconosce questo, quindi la società moderna tende a dividerti, a separarti, a cancellare questo, ok? La fantasia che hanno i bambini, per esempio, non è sempre solo fantasia, dipende, dipende molto. Nel mio caso, io mi ricordo che nella mia fantasia, quando immaginavo altri mondi, io li vedevo fisicamente. Mi ricordo proprio che era un qualcosa di molto, molto reale, qualcosa che tuttora non riesco più a fare così, non in quel modo. Quindi l'hai sempre avuta, dicevi, Sì, sin da poi, bambino. poi in adolescenza ho avuto esperienze molto importanti con la febbre alta, mi venivano convulsioni e successivamente allucinazioni molto molto vivide, in questo caso erano incubi, quindi comunque esperienze molto brutte che mi hanno segnato parecchio a suo tempo. E lì, quando hai queste esperienze, certo, la scienza moderna dà una spiegazione che io non rifiuto, perché io non sono contro la scienza moderna, ma nel momento in cui vivi certe cose è difficile ridurre tutto a chimica, biologia, neuroni. Mm. Non rimani fermo lì, non ce la fai a dire no, ok, sì, è tutto solamente la chimica del mio cervello che è impazzita. Se le vivi, no, non pensi questo. Ok, te la senti di condividere qualche, hai detto allucinazione, no? Come l'hai chiamata, scusami? Sì, ma allucinazioni legate comunque dalle convulsioni. Mi ricordo, mi ricordo un episodio, stavo dormendo, tendenzialmente scioglieva proprio in sonno. A un certo punto pare, io non mi ricordo esattamente, pare che io mi sia svegliato urlando. I miei genitori sono venuti, mi hanno soccorso, mi hanno preso, mi hanno portato sul divano, dalla stanza al divano, mi hanno spogliato perché ero proprio bollente e mi hanno messo alcol tipo qui, per cercare di sfebbrarmi molto velocemente, perché io stavo proprio urlando. Io questa cosa la ricordo sul divano e mi ricordo che contemporaneamente c'era anche il sogno che stava proseguendo a occhi aperti. Nel momento in cui vivi questa fusione di due realtà, che fondamentalmente è la base dello sciamanesimo, quindi non è andare lì o andare giù, è unire le cose, creare proprio una connessione, come il tuo podcast. Insomma. Ok. Mi ricordo che queste due cose erano sovrapposte. È stata un'esperienza a quel tempo, perché comunque un ragazzino avrà avuto 15 anni, Mm. 14, 15, 16. A quel tempo non avevo gli strumenti
per processarla, per comprenderla, e tanto meno i miei genitori. Quindi è stato semplicemente traumatico e basta. E Ok. basta. Ma questo sogno che facevi in contemporanea aveva delle immagini, delle scene, delle... Questo non lo ricordo. Non ricordo non lo- nello specifico cosa stessi sognando. Comunque era qualcosa di spaventoso, figure. Poi, insomma, passando con gli anni mi sono spiegato anche un po' di cose. Comunque io vivevo in una via che ho scoperto essere stata... no, ci sono stati due suicidi, insomma, una viuzza un po' Una così. strada, ok. Ah, Sì, una strada, quindi probabilmente c'era un'energia alla base un po' difficile, mm, quindi magari io comunque stavo canalizzando delle cose che non erano molto piacevoli. Mi mancavano gli strumenti per affrontarle, per processarle, quindi le subivo con quella che era la mia sensibilità a quel tempo, che era comunque era sviluppata. perfetto. Quindi già all'epoca avevi una predisposizione per connetterti con l'invisibile, seppur privo di strumenti per capire Sì, cosa fosse questa connessione. Ok, poi hai parlato di bambini che utilizzano la fantasia prima, sbaglio? sì, sì. Cosa intendevi dire? Beh, io mi ricordo da bambino ci sono stati episodi in cui giocando con gli altri bambini alla scuola materna, sì, quindi avrò avuto 3-4 anni, credo. Mi ricordo che facendo questi giochi si immaginavano le cose come fanno i bambini e io quando immaginavo le cose ho dei ricordi estremamente vividi di quello che immaginavo. Mi ricordo, dai, si giocava a immaginarci nei mondi diversi, fantasiosi. A un certo punto io ho immaginato, dai, giochiamo nel mondo delle bandierine, boh, una roba così. Quindi c'erano queste bandierine sospese nel cielo, in mezzo alle nuvole. Io saltavo da una bandierina all'altra. Eh, io mi ricordo che ero lì, nel senso non ero nel pavimento della scuola materna, ero letteralmente lì, torno indietro nel pensiero e ne ho tanti altri episodi così. No, non si può dire, chissà, nel senso magari è una fesseria, però io mi ricordo che ero letteralmente lì e per me era normalissimo, infatti dicevo agli altri bambini, guarda sta per piovere perché c'erano dei nuvoloni neri. E loro, no, ma che? C'è il cielo, c'è il sole, io però intendevo nell'altro mondo, quello che stavo immaginando, Ok. non in questo. Vabbè, si dice che i bambini abbiano una connessione maggiore rispetto agli adulti, no? Assolutamente, poi noi ci impegniamo a tagliargliela via con violenza. Ok, poi magari ci entriamo là. Quindi, hai sempre avuto una sorta di inclinazione, predisposizione, non so, qualcosa del genere. E poi che è successo? Sei cresciuto? 18, 19, non so? 18 anni, per caso trovo un sito internet che trattava l'astrologia, dove sai quei siti, metti i tuoi dati, ti diciamo due cose, poi se vuoi paga per saperne di più. Insomma. Sì. Io ho messo i miei dati, ho letto un prospetto astrologico basic, sono rimasto con gli occhi così scioccato, mio Dio, come fa a sapere sta roba di me? Perché c'erano alcune frasi, alcune cose estremamente specifiche. E lì ho detto che questo non è sicuramente una roba che vale per tutti, quindi da lì ho cominciato a studiare astrologia, a prendere libri che avevo anche in casa. Mia madre, per esempio, è sempre stata una appassionata di certi temi, l'ha sempre vissuta in maniera un po', sì, come interesse. Io però mi ci sono fiondato dentro, ho cominciato a studiarla in maniera sistematica e l'astrologia è un tema veramente ampio e profondo, c'è veramente tantissimo da studiare. Non è quella che noi troviamo nelle riviste, ti dice l'Ariete, questa settimana attenzione a non uscire di casa, che sei sfortunato. Quelle sono boiate. Quella non è astrologia, sono fesserie. L'astrologia è molto intricata, molto profonda e molto complessa. Ho cominciato a studiarla e appassionarmi all'astrologia e poi verso i 20, 21, mi sembra, ho incontrato una persona che faceva Reiki, Rebirthing, e lì mi ci sono fiondato, ho detto sì, facciamo esperienza, e ho cominciato ad avere il mio percorso è iniziato da lì, ho fatto un sacco di roba.
Non so da dove iniziamo, c'è molto da dire. Ok, hai fatto un sacco di roba, sino a quando a un certo punto hai incontrato lo sciamanesimo in qualche modo. Sì, sì. Sciamanesimo l'ho incontrato 20, 27, Una 28, decina di 27, anni fa circa. più o meno, con una persona che si occupava di sciamanesimo, però con una prospettiva legata comunque alle tradizioni mediterranee, non legato magari a tradizioni americane o siberiane o africane, proprio autoctona, una roba del nostro territorio. E lì ho incominciato un percorso con lui, si chiama Franco Santoro, lo nomino molto volentieri perché è un personaggio unico, assolutamente unico, che mi ha iniziato a un percorso completamente diverso rispetto a quello che avevo fatto fino ad allora, con comunque varie attività che potevano essere prima di Franco, intendo, Reiki, rebirthing, costellazioni familiari, cristalli, channeling, ho fatto un sacco di cose, poi ho incontrato Franco e ho cambiato proprio approccio, ho cambiato, ho cambiato, non ho cancellato quello che avevo imparato prima, ma l'ho rimaneggiato, insomma, mi ha aperto a una dimensione completamente diversa. Ok, prima di approfondire sciamanesimo, Franco, e cosa è successo dopo, torniamo un secondo, all'astrologia, che Sì. so che tu la utilizzi, so che insomma, ti piace, è importante per te, e sono sicuro che, o quantomeno a me incuriosisce parecchio, per non Mhm. utilizzare altri verbi. Mm. Ti va perché hai detto che l'astrologia non è quello che noi... Quindi, prima di entrare nello sciamanesimo e magari mh, portarci nel sacchetto anche l'astrologia, ci dici un attimo cos'è l'astrologia, secondo te? Sì, l'astrologia è lo studio degli astri che influenzano la nostra energia, la nostra psiche. Penso sia la definizione più stringata che possa dare. Degli astri, oh mio Dio, dei pianeti, però sì, anche degli astri in un certo senso. Ehm, L'astrologia non è quello che leggi nei giornali che fanno l'oroscopo, perché l'oroscopo si basa sul tuo segno solare. Tu sei, mi ricordi? Acquario. Acquario. Non è qualcosa che si basa sul segno solare, l'astrologia, ma si basa su tutti i pianeti e sulle relazioni tra di loro. Per non parlare anche delle case astrologiche, ma lì si fa ancora più complessa. Mentre quello che tu leggi in giro come oroscopo è il tuo segno solare. Il tuo segno solare rappresenta solamente il tuo io, la tua luce, la tua essenza, ciò che ti dà energia, ciò che ti fa illuminare. Ma poi c'è tutto il resto, c'è la Luna, c'è Marte, c'è Mercurio, c'è Venere, c'è Giove e c'è il rapporto tra di loro, il modo in cui loro influenzano te o tu sei influenzato da loro, o loro rappresentano ciò che tu hai dentro. Questo non lo sappiamo. Questo entriamo in un tema di interpretazione che può essere estremamente ampio e per me anche poco interessante. Ok, e a cosa ci serve l'astrologia? L'astrologia è una mappa che tu puoi leggere per interpretare il tuo percorso, il tuo passato e una serie di potenziali e possibili futuri probabilistici. Mettiamola così, che comunque il futuro è legato anche al tuo cammino passato, interconnesso Ok. e così via. E questo lo fai, andando a guardare i pianeti, no? I Principalmente. pianeti e la mappa astrale, che sarebbe la fotografia dei pianeti alla tua nascita, al minuto esatto della tua nascita, anche al secondo volendo, ma un minuto va bene. La classica domanda, potrebbe essere quella di cosa c'entrano i pianeti esterni a me, con me? Non lo so. Ok, Non lo so, non sono interessato, nel senso che per me l'astrologia è uno strumento. Non è per me interessante andare a capire perché funziona, perché tanto ci mancano
gli elementi per poterlo definire. Non Mancano? c'è modo di saperlo. Sì, ci mancano, perché qui andiamo a parlare di energie non misurabili, intuibili, teorizzabili, ma non misurabili, scientificamente parlando. Quindi sono tutte teorie che, sì, nel senso, ci sono persone magari che si occupano di questa scienza alternativa, non so, a me interessa solamente che funzioni. Fino adesso ha funzionato, quindi Sì? mi va Ha bene così. funzionato? Sì, sì, sì. In cosa? Mm, In cosa? In leggere comunque quelle che possono essere le caratteristiche di una persona, le energie interne, le dinamiche mie, anche se per me è molto più difficile, cioè leggermi da solo la Mm. mia mappa è molto complesso, perché Mm. comunque cioè, i miei desideri, paure, io che me la racconto qui e lì, normale, siamo esseri umani. Per gli altri è più facile, ed è più facile poi se l'altra persona è completamente sconosciuta, perché anche lì se c'è una persona che conosci, anche lì è più facile essere influenzati dalla tua esperienza personale e di quella persona. Ok, io una volta avevo letto che in realtà non è il pianeta che ti influenza direttamente, ma il pianeta è semplicemente un indicatore di quell'energia che c'era, in questo caso nel momento in Sì, cui tu sei nato, per esempio. sì, ci sta, ha senso, nel senso sono tutte cose che hanno senso. Eh, per me è proprio un qualcosa che tu puoi guardare nel cielo e dire, ok, questo pianeta sta indicando questa cosa qua. Possono essere strategie, semplicemente, oppure semplicemente possono essere delle cose che hanno inventato di sana pianta 10.000 anni fa, però se tu per 10.000 anni dici che quel pianeta rosso rappresenta Marte e Marte rappresenta il tuo istinto battagliero, dopo 10.000 anni così alla fine sta cosa magari funziona veramente, nel senso che sono 10.000 anni che questo pianeta viene in, in flusso da questo pensiero comune, magari alla fine è proprio così. È Gregora, chi lo sa? Ok, ascolta, forse ti farò una domanda alla quale non vuoi rispondere, anche perché siamo qua per Sì. parlare di sciamanesimo, però Sono connesse le cose per me, quindi no, sì, si era capito, però magari la domanda che ti sto per fare non lo so. Vabbè, a me piacerebbe, come ti accennavo, se magari in un'altra occasione parlassimo prettamente di astrologia, sì. però magari prima di entrare nello sciamanesimo, che è il tema di oggi, ti voglio chiedere una cosina, però puoi non rispondermi. Se io ti dicessi che sono Sole in Acquario, Luna in Vergine e Ascendente in Toro, cosa mi Mhm. potresti rispondere? Beh, sicuramente abbiamo due pianeti in terra qua, che sono l'ascendente e la Luna, quindi comunque hai una sostanza di base abbastanza pratica. Tutto sommato c'è un accordo di mezzo che ti rende un percorso molto più fantasioso e molto più aperto a varie possibilità. Ma detto proprio così a caso, io dovrei vedere la mappa, perché devo capire anche dove sta questo sole, in che casa si trova questo sole, cioè, abbiamo parlato un po' fondamentalmente di energie, di queste energie che tu hai, che per me sono energie. Mhm. Nel senso, io la vivo così l'astrologia. La luna è un'energia, il sole è un'energia, l'ascendente non è un'energia. L'ascendente è una via, è la via che tu cammini. Infatti non è un punto reale l'ascendente. L'ascendente è la costellazione che stava sorgendo al momento della tua nascita, all'orizzonte, a est. Ok, Quindi è un punto fittizio, mentre la luna esiste, la puoi toccare, credo. C'è chi dicono l'abbia fatto. È un po' di complottismo anche qua. e che energia. Ok, poi magari si apriranno certe parentesi, ma e invece l'astrologia e il Sole? Del Sole hai già detto Scusami? qualcosa? Scusami, la Luna e il Sole invece. La luna e il sole invece sono pianeti tangibili, Ok, sono però energie. se l'ascendente è la via, che tipo di energie sono invece il Sole e la Luna? Ah, sì, il sole sarebbe la tua parte in luce, la tua parte luminosa.
ciò che ti accende, ciò che ti fa, ti ispira, ciò che ti richiama, ciò che ti dà energia. La luna è tutto, è quello che tu hai dietro, oltre che il passato, è anche il tuo inconscio, le tue emozioni, ciò che ti spaventa, ciò che ciò di cui hai bisogno, i tuoi bisogni. Mm. Quindi questi due pianeti lavorano interconnessi, ovviamente. Quindi conoscendo che il mio Sole, il cosiddetto segno di cui tutti parliamo, no? È Acquario e la mia Luna è Vergine, posso ricavare delle informazioni preziose fondamentalmente per Sì. star meglio, no? Per Sì, più che conoscermi. per star meglio, sicuramente per conoscerti. Una luna in Vergine sicuramente bisogna avere tutto sotto controllo, su questo non ci piove, a livello emotivo, a livello proprio di inconscio, a livello di emozioni, di ciò che hai dentro. Un sole in acquario se ne sbatte abbastanza di questa cosa. Quindi qui si potrebbe anche creare una contrapposizione di fattori. Ok. Colpito affondato, si dice. Ci sta. Sì, mi era venuta un'altra domandina, ma probabilmente l'ho persa. Ok, quindi Franco Santoro è uno sciamano? E qui si può dire di sì, si può dire di sì, ma anche lo sciamano bisogna capire chi è lo sciamano. Tu, se non ricordo male, mi hai detto che comunque hai fatto una tesi di laurea sullo sciamanesimo, quindi lo Sì. saprai bene. Lo sciamano è una figura che viene eh, definita dal popolo stesso, chiamata dagli spiriti, ma è il popolo che riconosce quella figura in quanto tale. Ok? Nel mondo occidentale questa cosa non esiste. Mm. È come dire io sono Attualmente medico. dici? O non è mai esistito? Attualmente? Attualmente non c'è, Mm. in passato probabilmente c'era. Ok. È come dire, io sono medico, perché? Mica c'è la laurea in medicina. Vabbè, lo dicono gli spiriti. Cioè, questo mondo ti definisce medico perché tu fai un percorso, io non sono medico, cioè, nel senso non vorrei, perché fai un percorso specifico all'università, fai la laurea, ti iscrivi all'albo e così via, e allora sei un medico. Ecco, lo sciamano è la stessa cosa. Fai un percorso con una figura o più figure specifico e poi vieni, insomma, diventi uno sciamano e il popolo riconosce questo. Quindi lo sciamano è una figura specifica. Quindi se noi parliamo di figura specifica riconosciuta nel mondo occidentale, Franco Sotoro non è uno sciamano e Ok. nessuno lo è. Nessuno. Se parliamo di connessione con gli spiriti, lavoro con gli spiriti, sì, potremmo definirlo tale, ma probabilmente ce ne sono tanti di sciamani e la gente non lo sa. Perfetto. Molti artisti possono essere sciamani e non lo sanno. Ok. Sicuramente Franco Santoro è italiano. Sì, E a un certo punto tu lo incontri, sì. eh, laddove fino a quel momento avevi una predisposizione, un'apertura degli studi astrologici, hai parlato di Reiki, eccetera, eccetera. A un certo punto con Franco, che cosa succede? Succede che ribalta completamente il mio sistema di credenze sul lavoro con l'invisibile. Già Prima, iniziato, quindi da un po'. sì, l'avevo già iniziato da un bel po', in Ok. realtà, approcciandomi a tutta una serie di lavori che vanno molto di moda nel mondo New Age, Mhm. che hanno la loro utilità comunque. Però ti insegnano le cose in maniera molto precisa, strutturata e soprattutto ti insegnano a rifuggire tutto ciò che è oscuro e preferire ciò che è luminoso. Questo è, non tutti, ma mediamente quello che si trova in giro è questo. La luce Vedi. è bella, andiamo verso la luce, l'ombra è la cacca. Oh mio Dio, diremo la faccia da questa cosa, perché è brutta e cattiva e malvagia. Lavorando con Franco ho lavorato con entrambe queste parti Mm. e ho scoperto che sono complementari e spesso si fondono e si confondono. Eh, Questo è molto interessante perché nella puntata precedente che tu non hai visto e anche un pochino forse qualcosa qua e là nelle altre, per quanto mi riguarda, per me proprio è emerso molto questo punto qua, cioè molta luce, molte virtù, eh,
molti comportamenti, diciamo così, corretti sulla retavia per attirare anche tutto ciò che concerne la retavia. Eh, Però io mi chiedevo, il buio, l'oscurità, la pazzia, il dolore, eccetera, 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 dove sta? Sì, allora il discorso legato alla retta via non è un discorso sbagliato di per sé. È sbagliato prenderlo come unico percorso di verità. Questo è sbagliato, perché i percorsi sono tanti, sono infiniti e tutti portano allo stesso punto, se intrapresi con coscienza. Se tu intraprendi un percorso di retta via, che per usare un termine più tecnico è sicuramente un percorso di mano destra, e lo fai con coscienza scegli un certo tipo di astinenza, un certo tipo di morale, un certo tipo di ordine, è un percorso validissimo. Mhm. Se invece tu ti approcci a questo percorso girando la faccia e rifiutando ciò che è la tua ombra e dire che quella cosa è brutta e malvagia e ti butti a capofitto in un percorso di ordine, di correttezza, di luce, di pulizia e così via, quest'ombra ti insegue e diventa sempre più grande. E quindi tu cosa fai? Continui a cercare la luce ancora più grande per fare in modo che l'ombra venga sconfitta, ma invece diventa ancora più grande e si crea una valanga, fondamentalmente, in cui tu passi la vita a correre, a scappare verso la luce da quest'ombra terribile che ti sta inseguendo. Se questo percorso verso la luce, ripeto, lo fai con coscienza, è un percorso validissimo. Se invece non lo fai con coscienza, e purtroppo molte persone non lo fanno con coscienza, è un percorso che ha un retro della medaglia molto complesso. Vivi la vita combattendo, fondamentalmente. È una faticaccia. Ok, chiarissimo. Quindi torniamo a Franco Santoro. Circa 27 anni, dicevi, no? Avevo Avevi 26-27 anni quando ho cominciato sì, a lavorare con lui. Ok, prima di Franco avevi tutta una serie di altri percorsi, conoscenze, eccetera, eccetera. Poi conosci Franco e hai detto, mi è cambiato il chip, no? Un po' la Sì, visione, tutto quanto. sì, sì, perché Ti mi ha preso, ascolto, ti ascoltiamo. mi ha buttato giù a capofitto dove c'è l'ombra, dove c'erano tutte quelle cose che erano terribili, terrorizzanti, bruttissime, malvagie, cattive. E dopo un primo approccio effettivamente di terrore, perché dopo che tu per tanti anni la chiami così, quella diventa questo, ho scoperto che in realtà luce e ombra sì, sono complementari, sono la stessa cosa, lavorano assieme. La filosofia taoista ce lo spiega chiaro e tondo, c'è il simbolo del Tao, che sono luce e ombra. E non c'è luce e basta, c'è luce e ombra, e sono unite. E dentro la luce c'è un po' di ombra, e dentro l'ombra c'è un po' di luce. E Anche quando se tu la vai... luce è un po' più forte dell'ombra in un certo qual modo, no? Nel senso che con un piccolo fiammifero in una stanza oscura riesci a illuminare, e non viceversa. Sì, non lo sappiamo, sono punti di vista. Forse sì, potrei dire che l'universo è buio e in questo buio ci sono un sacco di lucine, ma queste lucine non illuminano tutto l'universo. Mm. Cioè, sono contenute dentro il buio eterno. Quindi dipende dai punti di vista. Diventa filosofia questa, Ok. alla fine. E lo sciamanesimo con la luce e l'ombra e questa esperienza dolorosa che hai provato con lui, quantomeno all'inizio, che c'entra? Beh, innanzitutto il discorso luce e ombra è un discorso molto moderno, perché legato fondamentalmente alle religioni monoteiste. Perché se noi ci spostiamo verso le antiche religioni politeiste, vediamo che la maggior parte delle divinità incarnavano entrambi gli archetipi, spesso contemporaneamente. Alcune tendevano più verso un archetipo più luminoso, altre verso uno più scuro, ma ce ne sono stati un sacco che erano tutte e due. La religione moderna queste cose le ha divise, Mm. le ha divise in due parti nettamente separate. Angeli e demoni? Angeli e demoni, sì, anche lì si potrebbe aprire un discorso enorme di angeli e demoni, gigantesco, perché angeli e demoni sono due energie contrapposte, entrambe che vengono da Dio.
quindi sono tutti angeli, in un certo senso, Ok. praticamente. Quindi la luce in qualche modo è un po' più, passami, potente, no? Se arriva tutto da lì. Ma Dio non lo so se sia la luce, Dio forse è l'unità, che include anche l'ombra. Dire Ok. che Dio è luce e basta non rende giustizia all'onnipotenza di Dio, perché è solo una cosa, non lo so. Però hai detto, vedi, è la luce che include anche l'ombra, non è Eh, l'ombra che include anche la luce. Quindi sì. forse sta luce, tutto sommato, include l'ombra, la compenetra, ci si fonde, però è un tantino più in alto. Boh, non lo so, Non lo sappiamo, non è importante per non è me. importante. Ok, Non perfetto. è una cosa così importante. Nel senso, il discorso di ombra è un discorso complesso perché è stato influenzato da tutta una serie di pensieri comuni che l'hanno macchiata, l'hanno sporcata. Ombra è semplicemente l'assenza di luce. Anzi, quello è il buio. L'ombra è il prodotto della luce che incontra un corpo fisico. Dietro si forma un'ombra. Se parliamo di definizioni. Le definizioni sono importantissime perché ci Ah, permettono di capire di cosa stiamo parlando, perché il resto sono filosofie. Quindi la definizione è una cosa fondamentale. Il buio è l'assenza di luce. E perché deve essere un male questa cosa? Il buio è l'assenza di luce, quindi ci possiamo portare la luce, che sicuramente è uno strumento importante per vedere cosa c'è. Ci spaventa il buio perché a livello primordiale tu non vedi bene, potrebbe esserci un predatore, potrebbe esserci una voragine, quindi a livello proprio di cervello rettile questa cosa ci spaventa, per questo motivo specifico. È l'evoluzione che ci ha portato a stare attenti al buio, perché non siamo dei gufi o dei gatti che vedono bene al buio, siamo limitati, quindi bisogna utilizzare la luce. Il fatto che ci sia il male, questo è una creazione che l'essere umano ha sviluppato nel corso del tempo. Non vuol dire che non esista, ormai esiste, ma indovina un po' chi l'ha creato. noi stessi? Eh, sì, il male in natura non esiste. Dove sta? Vero? Però è anche vero che in qualche modo lo sciamanesimo, magari adesso mi correggi, però ci serve per stare bene, no? Non per stare bene, o meglio, ci può servire per stare male, perché è un processo necessario per poi, dopo però, forse star bene, no? Ma il Cioè, fatto che stiamo male, sì, nel senso, cioè tu fondamentalmente stai parlando di quelli che sono dei processi di guarigione. ma anche un processo di crescita. Alla fine, crescere e conoscerci che fine ha? Cioè, perché vogliamo crescere? Perché vogliamo conoscerci? Per star meglio, no? Non per star Sì. peggio. Il punto però è questo, che nel momento, cioè il malessere è dato dalla mia esperienza, Mhm. da una fuga, da una determinata emozione, o qualcosa che ci spaventa, o qualcosa che, insomma, ci turba. È la fuga che porta il malessere. Perché l'emozione negativa di per sé, se tu la accogli pienamente, non stai veramente male, perché si crea una sorta ehm, di trasmutazione, si crea una sorta non mi viene il termine, come si dice? Di sublimazione, Mhm. è qualcosa di difficile, di doloroso, però se tu stai lì, la accogli pienamente, non puoi dire che stai male, veramente. Almeno questa è la mia Mm. esperienza, come io ho vissuto, o meglio, come io ho imparato a vivere le cose, perché lo dimentichi che si vivono così, si dimentica che le emozioni negative vanno vissute. Questa è una cosa che tendenzialmente succede all'essere umano. E lì stai male, molto. E col tempo anche il corpo incomincia a rispondere a star male. Ok, chiaro. Quindi non bisogna né rifuggire né rifiutare l'oscurità, ma né il dolore né le emozioni negative, ma accoglierle, viverle, sublimarle, trascenderle e attraversarle, no? Sì, riconoscere, il dolore è parte dell'esperienza umana, sicuramente. La Certo, certo. perdita, il lutto, tutto.
fa parte del gioco, no? Sì. Quindi, ritornando a Franco, dicevi che è successo? Ti ha scombussolato un po' tutto, ti ha fatto conoscere le tue ombre, che evidentemente fino a quel momento un pochino anche tu rifiutavi, non lo so, e poi hai conosciuto le tue ombre e sei rinato? Raccontaci un po'. Mm, beh, mettiamola così, più che conoscere le mie ombre, che in parte comunque le conoscevo, mi ha dato una chiave di lettura diversa rispetto a ciò che viene definito oscuro e malvagio. Mhm, Qui si entra in un termine, si entra in un campo molto delicato sicuramente, mhm. perché in tutto quello che è il mondo sotterraneo di entità negative e così via, non tutto è male, ma c'è anche del male. La stessa cosa però vale anche per quelle che sono le entità luminose. Non tutto è bene, c'è anche del male. C'è Torniamo anche al Tao. Torniamo al Tao, ci sono qua dovremmo fare un po' di cosmologia sciamanica, se vuoi. Magari diventa un campo un po' più complesso. Ok, sì, possiamo farlo, però torniamo un attimo indietro. Quindi abbiamo detto che nella tua visione lo sciamanesimo ci serve per entrare in contatto con l'invisibile, Mhm. giusto? Sì. Entrare in contatto con l'invisibile a che ci serve? A conoscere meglio noi stessi e la realtà che ci circonda? Ma questo è quello che dico sempre, è che non è importante entrare in contatto con l'invisibile, ma nel momento in cui tu hai delle aperture e non sai come viverle, perché il mondo occidentale non ti insegna a farlo, se tu non impari a farlo starai molto male e le subirai veramente tanto, sarà un disastro. Quindi è sicuramente molto utile per quelle persone che hanno delle sensibilità specifiche e se la passano male. In questo caso sì, per tutte le altre persone non è importante, perché è come dire a tutti quanti dovete suonare gli strumenti musicali perché fa bene. Sì, certo che fa bene, ma non è che tutti devono farlo per forza, non è che tutti devono fare gli artisti per forza. Se tu senti questo richiamo, fallo. Ok, Sì. questo è importante, cioè praticamente, scusami se ho capito bene, tu stai dicendo lo sciamanesimo esiste, sta là, è un qualcosa sicuramente di, come dire, interessante, che però non è obbligatorio conoscere, transitare, sperimentare. No, Eh, certo. ok, quindi potrebbe essere in qualche modo, passami la parola, consigliato a chi ne sente in un certo qual modo il richiamo o magari sta attraversando un periodo particolare o un dolore particolare e ha bisogno di provare a far luce, di provare a risolverlo, di provare a comprenderlo. Qui si apre un campo estremamente delicato, che è quello della terapia, appunto. Ok, Lo sciamanesimo nel mondo occidentale moderno non è un percorso di terapia e di guarigione. In origine lo dovrebbe essere, in origine lo è. Nelle culture, nei popoli che ha lo sciamano come figura riconosciuta di riferimento, lo sciamano è un medico, uno psicologo, un terapeuta, un farmacista. Qui esistono i medici, gli psicologi, i farmacisti. Qui la cultura è completamente diversa. Io nel mio percorso ho trovato guarigione, ma non è un percorso orientato alla guarigione, qui in Occidente, nella nostra cultura. Quindi in caso di bisogno di fare un percorso di terapia bisogna contattare un professionista. Nel mio mondo del mulino bianco, gli psicologi e i medici lavoravano a braccetto con gli sciamani, mettiamola così. ok, Magari ci vorrà qualche secolo ancora. ok, però oggi che non succede, quindi che fa lo sciamano occidentale? Aiuta le persone a riconnettersi con i mondi invisibili. Questo in certe situazioni può creare una guarigione. Però è un tema delicato questo. Aiuta le Io, persone a io ho riconnettersi col mondo trovato invisibile. guarigione in Però, tante situazioni, in tanti lavori che ho fatto, ma non è un qualcosa di
quantificabile, di misurabile, che non puoi fare un protocollo di questo processo. Perfetto, perché il mondo invisibile ha altre logiche, giusto? Sì, Però perché dovrebbe essere utile per una persona riconnettersi col mondo invisibile? perché trova risposta a quelli che sono i suoi richiami. Ecco, ok. Quindi nel mondo invisibile ci sono delle risposte. No, è peggio, ci sono molte più domande. Ok, quindi quasi quasi è meglio non iniziare, no? Diciamo che nel mondo invisibile ti rendi conto che le domande non hanno più senso nel Mm, momento in cui cominci a esplorarlo tanto, perché ce ne sono così tante che la tua mente non ce la fa e quindi incominci a connetterti con qualcos'altro che non è la tua mente, ma è un'altra intelligenza tua più profonda che le cose le sa già, ok, rispetto a queste che sono le domande da 1 milione di dollari, le famose domande da 1 milione di dollari. Tu le sai già, le risposte, perfetto. ma In non le realtà, sai con la testa, perché non sono quantificabili, non sono misurabili. a questo punto non so se ha senso farti l'altra domanda che avevo in mente, nella testa, appunto. Eh, Dimmi, dimmi. eh, cioè, a una persona che ha bisogno di risposte, ti senti tu di consigliargli un approccio sciamanico, un avvicinamento allo sciamanesimo? Oppure, Certo, così sì, finalmente smette di farsi domande. ok, E questo è il punto, perché le risposte, almeno dal mio punto di vista, non ci sono. Non... Cioè, tu sei parte di un meccanismo, noi, io e te, siamo due cellule, due atomi di un meccanismo enorme. La domanda qui diventa infinita. Dove stiamo andando, chi siamo, cosa stiamo facendo, cosa c'è dopo la morte. Io non lo so, esistono un sacco di culture che hanno spiegato tante cose e queste spiegazioni si somigliano in tanti casi. Non è importante perché dentro di te, quando tu fai un percorso di connessione con l'invisibile, non è che tu c'hai la risposta qua, tu c'hai la risposta qua. Tu le cose incominci a sentirle. mm, La tua testa ha bisogno del disegnino, ha bisogno di dirti tu quando muori vedrai questa luce bianca, vedrai i tuoi parenti, poi vai oltre, ti reincarni, diventi un coso qui lì. Io queste cose non sono interessanti per me, perché sono il prodotto della mente umana che quando tu muori non esisterà più, ma il tuo linguaggio, la tua mente ha bisogno di usare questo linguaggio. Il punto è che tu non sei solamente la tua mente. Ci sono mhm, altre cose dentro di te che vibrano. Noi abbiamo dimenticato completamente la connessione con la natura, per esempio. Cosa vuol dire camminare, per esempio, nudi in un bosco? Chi è che l'ha mai fatto? mm, Tra le persone che ci ascoltano in questo momento, chi ha mai fatto questa cosa? Camminando così semplicemente, parte dalla natura, completamente fusi con le vibrazioni, le frequenze, gli odori, i suoni. Nel momento in cui tu impari a reimpari, perché ce lo siamo dimenticati, a fonderti con la natura e non dividerti come fa la tua testa, queste domande perdono senso. Ed è un qualcosa che non puoi spiegare finché non ne fai esperienza. Perché è tutta una perfetto. questione di esperienza. Quindi possiamo dire in un certo qual modo che la mente è mente e che lo sciamanesimo ci aiuta a pensare di meno e a sentire di più, volendo. Sì, può essere sicuramente un aiuto. La mente è uno strumento matematico, è un computer. Nient'altro. Fine. Va utilizzato per le operazioni matematiche, di logica, di ehm, coordinazione motoria. Però quella, se non sbaglio, è una parte delle due menti, non uno degli emisferi, c'è anche l'altro. L'altro emisfero è un emisfero legato alla creatività. No, noi stiamo parlando di quello del cervello. Noi stiamo Mm, parlando di mente come struttura invisibile, mettiamola così. Però c'è anche la Yeah. superiore, cioè ci sono anche i segni d'aria collegati alla mente, quindi la mente, vero tutto quello che dici, però c'è anche una mente invisibile superiore, no? Sì, forse stiamo facendo la stessa cosa, magari. Forse è che la stiamo chiamando diversamente. C'è chi la chiama anima, c'è chi... sono un sacco di teorizzazioni su questa cosa. C'è chi dice che invece lo spirito non è l'anima.
perché l'anima in realtà è frammentata. Io quello che cerco di consigliare alle persone è fai esperienza e togli le interpretazioni. Entra nell'esperienza, entraci completamente e dimenticati di vivere un'interpretazione, di cercarla, Di perché vivere, non sarà scusa? mai, di cercare l'interpretazione, perché non sarà mai abbastanza. Ok. Quindi con lo sciamanesimo che succede? Che si fa? Tantissime cose, si possono fare un sacco di cose. Di base il punto principale è quello di mandare la mente in trance, quindi comunque spegnerla in un certo senso, e aprirti alla ricezione di altri mondi, con la musica, con il canto, col tamburo, con le piante di medicina, un sacco di strumenti, con la danza. Ci sono un sacco di strumenti. Il punto è addormentare quella che è la mente logica e razionale e permettere a qualcos'altro di essere ascoltato, visto e sentito, recepito. E una volta che questo accade, che succede? Si apre il... Dai, dai, facciamo un'esperienza. Per me sono esperienze e io non... cioè, sono esperienze di riconnessione con quello che è eh, la tua struttura autentica, prima di essere separato da questa società, perché la Ecco, società ecco, ecco. ti separa, proprio tu vieni preso e tagliato via, questa roba viene eliminata. Quindi partiamo dal presupposto che noi siamo tanta roba, tanto altro, Mhm. giusto? Che però poi succede a un certo punto la società che abbiamo costruito, che fa? Che La succede? società ti separa, tutta questa roba qua, nel momento in cui tu cresci, inizi a diventare un adolescente, ci sono un sacco di cose che ti dicono: no, sta roba qui è roba da bambini, l'immaginazione, Babbo Natale, le fattine dei denti, è roba da bambini, tutta questa roba qua dimenticatela, anzi tu devi sedere qui e devi fare matematica, e devi fare latino, e devi fare tutta roba, per carità, importante perché sviluppa comunque un lato del pensiero, del cervello che va sviluppato, però va a discapito di quell'altro. La società stessa si basa su questo sistema. Il La società lavoro. attuale però. Ah sì, questa società, sì sì. Però se questa società esiste e se questa disconnessione a un certo punto il bambino la vive, ci sarà un motivo? Questo non lo so. Non lo È sappiamo. successo. È successo. È, è successo negli anni. C'è chi dice che, boh, mm, non ho idea. Non ti so rispondere. Penso ci siano storici, secondo me, che possono dare delle risposte. Storici che magari però hanno una passione verso i mondi alternativi, quindi comunque figure che conoscono la storia e conoscono anche altre realtà. O mistici che hanno una passione per O, la storia. o mistici, certo. Magari qualcuno lo sa, io non lo so perché. Mi pare di aver detto qualcosa, non mi ricordo. Sto cercando di ricordare. C'è chi ha teorizzato le possibilità per cui abbiamo dimenticato e ci siamo spostati verso una iperproduzione industriale di, non lo so, di una società in corsa verso non si sa che cosa. Siamo tutti in corsa. Stiamo correndo verso, boh, non lo so. Tu lo sai? Io... Eh, mh, Mi sono dato delle risposte, prendendo un po' qui, un po' là. E fondamentalmente cioè, secondo me ci sono due cose che intervengono. Una è proprio la società attuale, molto, boh, non so, forse razionale, scientifica, da qualche secolo, eh, che ci allontana da tutte queste cose. Però poi dall'altra c'è proprio una questione in qualche modo più profonda, nel senso che si dice appunto che prima di incarnarci siamo connessi, sappiamo, e che poi incarnandoci in un certo qual modo soffriamo di una amnesia autoimposta da noi stessi, però, prima di incarnarci. Quindi è quasi come se questa esperienza materiale su questo pianeta fisico, eccetera, eccetera, preveda un po' questa disconnessione, a marolla quasi, no? Quindi
da una parte c'è il Matrix, la società, eccetera, che volente o nolente, in Occidente, soprattutto in questi ultimi secoli, soprattutto ci disconnette. Però poi al di là di questa disconnessione ce n'è un'altra più grande, che evidentemente riguarda proprio il funzionamento dell'esperienza umana, dell'incarnazione su questo pianeta, che prevede che il bambino progressivamente vada a disconnettere perché ha bisogno di vivere un'esperienza disconnessa per poi, evidentemente, in un altro momento riconnettersi attraverso lo sciamanesimo e chi più ne ha più ne metta. Però forse questo è già un altro discorso. Ma questo rappresenta un modo la nostra società, ma l'essere umano ha vissuto in tante altre società in cui magari questa disconnessione non c'era, non era così forte. Mm, può essere, può Il essere. discorso della natura per me è fondamentale. Cioè, imparare veramente a tornare alla natura è la base di tutto quanto, perché lì trovi un senso di unione verso qualcosa e quando tu trovi quella pace, le domande svaniscono. Non è così importante. Ok, ok. Quindi tu hai camminato nudo nel bosco. E E che succede quando cammini nudo nel bosco? vabbè, nudo nel bosco è un esempio. Sì, ho camminato comunque nudo in natura in generale. Ah, È un senso di riconnessione innanzitutto con la tua sessualità, con i tuoi genitali che eh, per qualche motivo nel corso della storia si sono stati coperti, non capisco perché. mhm. Cioè, adesso la mia testa occidentale lo sa benissimo perché, ma se noi andiamo a guardare la cosa in maniera logico-razionale, non ha senso. È successo così. Beh, Non solo per il freddo, perché comunque d'estate in Sardegna, come tu ben sai, forse c'è anche troppo caldo. vabbè, ce lo vuoi dire il perché? Che Secondo cosa? te? Perché sono stati nascosti. Beh, Hai detto- perché boh, non lo so, non lo so. Non Anche hai questi detto sono, 3 secondi fa sono- che lo sapevi, che avevi capito il motivo? no, la mia mente razionale capisce il motivo per cui adesso sono nascosti, ma non so perché sia successo, questo intendo. E perché Cioè, adesso sono nascosti? perché se no succede un casino, perché la gente è completamente sconnessa dalla propria sessualità e viene vissuta malissimo. Ok, possiamo dire un'altra area, di cui ti occupi, oltre allo sciamanesimo, è la sessualità, giusto? Sì, sì, Oltre che l'astrologia, in un certo qual modo. esatto. Per me Ti è va, tutto ti va di interconnesso aprire, anche in questo caso. Scusami? ok, interconnesso anche in questo caso. Ti va di aprire una piccola parentesi sulla sessualità e poi torniamo sullo sciamanesimo? Certo, tornando a parlare di zone d'ombra che ti dicevo prima, la sessualità è tutta là, è tutta giù, è tutta ombra. Se tu vuoi recuperare quella che è la tua sessualità, devi scendere nell'ombra, avendo a che fare con un'area che è stata maledetta, giudicata, fraintesa, violentata, coperta, bla bla bla, per secoli, secoli e forse millenni. Quindi bisogna tornare laggiù, guardare un po' cosa c'è, recuperare tutto quanto e approcciarsi a una sessualità diversa, che ti riconnette a te stesso e alla fonte. La sessualità ha il potere di riconnetterci con noi stessi e con la fonte? A voglia. A voglia. Di brutto. Sì? Brutto, sì, sì. Ti prendi qualche minuto per dirci di più? Sì. La nostra sessualità è influenzata da due fattori principalmente, almeno eh, così, pensandoci un attimo, mi viene da dire così. Mm. Abbiamo il fattore più genitale, puramente legato ai sensi, quindi comunque la stimolazione delle zone erogene, e poi c'è l'aspetto mentale, che è l'immaginazione di scenari o di desideri particolari da mettere in atto. Quello che manca completamente è la connessione con l'energia sessuale, quindi imparare a cavalcare questa energia, imparare a diventare questa energia o farsi possedere da questa energia. Tu questa energia puoi usarla per tantissimi lavori, tantissime attività, senza per forza avere un rapporto sessuale. Puoi usarla per tanti lavori che non riguardino l'attività sessuale.
Abbiamo completamente dimenticato cosa vuol dire farsi possedere, letteralmente possedere da qualcosa che sta qui sotto, perché questo è il punto. Ma questa energia sessuale di cui tu parli non ha niente a che vedere con, o meglio, in qualche modo è connesso, come mi sembra di aver capito dal tuo discorso, però è connessa a metà, diciamo così, con quell'impulso, con quel desiderio, con quella, cioè è un'altra roba però, no? Sì, quello è solamente la miccia. La miccia è importante, cioè, ok, accendiamo, e però poi dove andiamo? Cosa facciamo? Cioè, quello che noi viviamo nella sessualità occidentale è la miccia e poi basta. Tutto il Ok. resto non c'è. Tutto il resto è imparare a far uscire fuori un'energia che sta là sotto, e questo vale per entrambi i sessi, tutti e due, e cavalcarla e farsi guidare da qualcos'altro. Tu proprio senti che questa energia cresce e pian piano prende piede nel tuo corpo. Hai a che fare con un'intelligenza diversa da quella a cui tu sei abituato, che è quella che sta nel cervello. C'è un'intelligenza di pancia, un qualcosa che incomincia a crescere. Ci sono un sacco di culture tribali, sciamaniche che questa cosa la conoscono molto bene. Le varie danze, attività coi tamburi, con i suoni, i balli. Questa energia si può sviluppare anche così. Poi, se tu usi questa energia nel sesso e nel rapporto sessuale, puoi raggiungere livelli di connessione molto, molto profonda. Solitamente Quindi, l'energia sessuale viene utilizzata per o per procreare, che non va neanche tanto più di moda, ok. o per provare piacere, o per suggellare un sentimento. Fine. Suggellare un Non si sentimento, usa. cosa intendi? Beh, due persone che si amano, che provano un sentimento, coronano questo sentimento con l'atto sessuale. No? Ah, ok. Questo dico. Per suggellare un sentimento, per Sì. esprimerlo, per metterlo in pratica. Si usa solo per queste tre cose, non si usa per altro, non viene usata per esplorare se stessi, per esplorare l'universo. Quindi praticamente è un'energia molto forte che evidentemente, per esempio, nei tarocchi si parla di quattro corpi, quattro energie: mentale, emozionale, corpo fisico e poi c'è l'energia sessuale creativa. Quindi evidentemente ha una certa importanza. Mi viene da pensare in particolar modo, non so, ai maschietti adesso che arriva il weekend e quell'energia talmente forte che magari durante la settimana abbiamo un attimino, non so, così controllato, eccetera, eccetera, boom, esplode talmente tanto che che non vedi l'ora che arrivi il sabato per dargli vita, dargli voce, no? Quindi evidentemente c'è una roba potente là sotto che ci guida, che ci domina forse anche in un Sì, certo qual modo. che E tu stai continuiamo a dicendo sprecare. che noi continuiamo a sprecare andando alla caccia fino a se stessa il sabato, il venerdì e la domenica, in discoteca, in piazza, qua e là. E poi Eh, ben venga, nel senso non è sbagliato questo, perché siamo tutti adulti, consenzienti, ben venga. Però è importante che siano dei passaggi, che non sia lo scopo della vita questo. ok. Perché c'è ben altro che puoi fare, come se tu avessi una Ferrari e ci vai in prima, a 50, e Mhm. basta. Cioè, questa è la sessualità oggi. C'è una Ferrari, vai in prima marcia a 50 all'ora. Fine. Fai un giro e torni a casa. Quindi dicevi, Vabbè, cos'altro possiamo fare con questa Ferrari? possiamo portarla in settima a 300 all'ora. Perfetto. E quindi che significa? E possiamo provare un sacco di cose diverse legate alla sessualità. Sessualità non è più solamente genitale o per coronare un sentimento. Sessualità è un'energia che ti possiede tutto quanto il corpo e non si limita all'orgasmo. Anzi, l'orgasmo non è importante. E qui vado controcorrente a molte cose che stanno dicendo rispetto alla sessualità nei social network ultimamente. L'orgasmo non è importante, cioè dovete imparare a passare oltre l'orgasmo, a non arrivare all'orgasmo. Perché c'è Io ho qualcos'altro fatto. di più interessante, diciamo, no? Sì,
Sì, sì. Ce lo dici cosa? Faccelo capire un po' meglio. Esistono stati di piacere molto elevati. L'orgasmo, immaginati un'onda, no? Il rapporto sessuale incomincia se sei a zero, a un certo punto sale poco poco, arrivi a un piacere che può essere 20%, e poi di botto 100%. Gli Ah. uomini almeno, principalmente. Le donne sono Che un dura po' anche più. poco, no? Mediamente sì, 100% e poi non è a Ah. zero, ma è meno 100. Mm. Dopo sei morto. Ehm, Quando tu incominci a cavalcare questa energia, non arrivare all'orgasmo, esistono tecniche perché sennò ti stressa molto tutto l'apparato, il muscolo, il pavimento pelvico, insomma, non si fa a caso, ci sono tecniche specifiche. Il tuo piacere non arriva a 100, arriva a 20, e poi arriva a 30, poi arriva a 40, poi 50, poi 60, poi 70, poi 80, e rimani lì e continui a 80, 85, e c'è un livello enorme di piacere che fondamentalmente ti sfonda perché da sostenere è molto difficile. Devi essere fisicamente in forma, devi stare bene, il corpo deve essere coltivato bene, se no non lo reggi, perché è molto forte. E questa cosa qua non la puoi sperimentare finché continui a basare il tuo piacere sull'orgasmo. E questo vale sia per uomini che per donne. Uguale. Quindi poi superiamo il 100 dell'orgasmo senza orgasmo e Sì. saliamo a 200, 300, quello che è. Sì. Ma è un piacere di che tipo? Fisico? È tutto tondo, è organico, è completo, provi tutto quanto. Almeno parlo in questo caso di esperienza maschile perché io sono un uomo e questo conosco sulla mia pelle. Però anche per le donne c'è tutto un percorso da fare, molto simile, però legate a quello che è la loro energia. Ti dico sì, lo provi in maniera organica. L'orgasmo è un qualcosa che è un'esplosione di godimento che dura pochi secondi e poi torni a zero. Mhm. In questo caso invece non è più un'esplosione, è un qualcosa di molto più morbido che lentamente cresce, sale e poi puoi anche arrivare a provare comunque degli orgasmi, eh, chiamati in un certo senso possono essere chiamati orgasmi, senza eiaculare. Eiaculazione, ok. Non è che la blocchi la trattieni, non è che la blocchi, proprio non avviene quel processo di impulso. Succede un'altra cosa ed è diventa tutto il corpo in questo caso, non più i genitali, come l'orgasmo tradizionale. Ok, ho letto qualcosa, ma onestamente sono ignorante, però presumo che ci sia tutto un discorso appunto di tecniche particolari, respirazione, insomma, tutto un mondo là. Sì, E ci dicevi che però, oltre al piacere, c'è proprio tutto un discorso di utilizzare questa energia anche per altro, poi, no? sì. Questa energia è importante che la riconosciamo e la utilizziamo anche per fare altre attività che non sia solamente l'atto sessuale. Questo è uno dei grossi problemi della società moderna, che quell'energia non viene riconosciuta in nessun modo. Ok, Ci sono degli artisti che la utilizzano sicuramente. energia sessuale creativa, quindi sto Sì. creativo messo lì non è a caso, però ci puoi fare qualche esempio, quindi, mm, Beh, dicevo personale? appunto l'arte. L'arte sicuramente ha a che fare con questo. Ehm, Qualche esempio, non lo so chi utilizza l'energia in questo modo. Nei lavori che ho imparato a fare e che comunque proporrò, perché comunque sto sviluppando un progetto comunque da proporre al pubblico, c'è imparare a usare questa energia in un ambiente protetto senza scopi sessuali, quindi senza che ci sia attività sessuale, ma proprio utilizzarla nel proprio corpo per provare piacere che sia slegato da un rapporto sessuale da soli o con altri. Ok, ma per esempio io potrei utilizzare la mia energia sessuale e metterla nel progetto Connectando Podcast? Sì, certo, esistono un sacco di tecniche che si possono utilizzare, tantissime. Niente di trascendentale, l'immaginazione è la prima cosa. Quindi è un'energia lì a nostra disposizione,
ovviamente non so, connessa ai nostri organi sessuali, però che si può utilizzare anche per altro, no? Per, per avere più energia proprio nel senso del... Sì, eh, beh, nel momento in cui impari a ritenere il seme, perché non è trattenere, ma è ritenere, che è un'altra cosa, quindi non eiaculi, o comunque eiaculi quando decidi tu, quando vuoi tu, nel corso del tuo mese, del tuo anno, la tua energia cresce tanto tanto, quindi comunque anche in quelli che possono essere i tuoi progetti, tu hai un focus maggiore, un'energia maggiore. Non è facile perché comunque devi fare delle pratiche, dei certo, lavori, delle attività, delle tecniche, perché sennò poi ti diventi scemo perché ti arriva qua in testa, è forte, è difficile da gestire, devi praticare tutti i giorni. Io perfetto. ci sono periodi in cui ci sono stati periodi in cui ho praticato tanto, ho fatto lavori quotidiani, ritenevo il seme, periodi in cui invece non me ne frega, ho una sessualità molto più tradizionale, molto più normale. Dipende da quello che mi interessa, quello che sento, da quello che mi gira. Perfetto. E come si incontrano nel tuo caso sessualità e sciamanesimo? Beh, nel mio caso, quando ho rapporti sessuali, comunque a seconda delle situazioni si aprono delle dimensioni. Quindi comunque per me è tutto un filo unico. Ok, però in qualche modo tu ti occupi di sciamanesimo anche con gli altri, no? Sì, sì, Ok, quindi molliamo un attimo la sessualità. Con lo sciamanesimo, che tipi di lavoro si possono fare? Cioè, tu hai parlato che ci sono una serie di strumenti che ti aiutano a connetterti, cioè, con l'invisibile, che ti aiuta poi fondamentalmente a conoscerti meglio, eccetera, eccetera. Questi strumenti, hai citato degli strumenti musicali proprio, tamburi, se non sbaglio, canti, danze e anche delle piante. sì, Non so, ti va di accompagnarci un attimo, eh, parlarci un po' di questi strumenti, di cosa potrebbe succedere? sì. Lo strumento è sempre uno strumento che deve essere utilizzato comunque da chi ha sviluppato questa connessione e sa come richiamarla, perché altrimenti è solamente una persona che suona un tamburo. Non è inutile, certo, però c'è differenza tra chi suona un tamburo e ha una connessione con gli spiriti e chi non ce l'ha. È tutta la differenza del mondo. E potremmo chiudere il podcast qui, perché possiamo parlarne, sicuramente ne parliamo adesso, ma non c'è veramente molto altro da dire. È tutto qui. Nel senso che io comunque con il tamburo ho, ho comunque una persona che ha una connessione con gli spiriti, quando suona il tamburo, muove qualcosa nell'etere, richiama gli spiriti, apre le dimensioni e quindi le cose succedono. Eh, Ci sono tante tecniche. Di base la cosa importante è creare comunque un ambiente sacro che sia predisposto per l'accoglimento degli spiriti, quindi predisporre comunque un incenso, mettere una musica, pulire fisicamente la stanza, perché non è che ti metti a fare un lavoro in una stanza zozza con roba mollata a destra e a manca, quindi fai tutta una serie di cose e ti prepari ad accogliere come se accogliessi degli ospiti in casa, perché è esattamente la stessa cosa, praticamente. Eh, E poi suoni il tamburo oppure canti oppure non fai niente. Non è importante, se tu stai come richiamare gli spiriti, le cose succedono. Cioè, per me è diventata una cosa abbastanza nel corso degli anni. Prima era una situazione trascendentale. Oh mio Dio, ma cosa devo fare? Tecniche assurde. No, tu devi praticare pian piano negli anni, devi fortificare questo rapporto con gli spiriti e dopo diventa automatico. Non dipende sempre solo da me, dipende molto spesso anche da loro, perché è una questione anche di onde, movimenti energetici che ci sono nell'aria in questo momento. Ci sono momenti più
in cui gli spiriti sono più recettivi, sono più disposti, momenti in cui lo sono meno. Ci sono tanti spiriti diversi con cui rapportarsi, alcuni è molto più facile, altri è più complicato. Il punto legato allo sciamanesimo non è tanto il parliamone, è proprio il facciamolo, perché parlarne se ne può parlare tantissimo, ma è come, per farti l'esempio, visto che abbiamo appena parlato, è come se io spiegassi la sessualità a una persona che non ha mai fatto sesso. Mai, 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 mai. Sì, io posso parlarmene, ma fai sesso e poi ne parliamo. Chiaro, Così capiamo di cosa stiamo parlando, se no è teoria certo, e basta. mente, chiaro. Come? Mente, no? Ma non è solo mente, proprio ti manca l'esperienza di un qualcosa. Che la tua mente, se tu sei stato un ragazzino come tutti, vergine come tutti, non hai mai fatto sesso in un certo periodo della tua vita, eri un bambino, come facevi a immaginarti il sesso? È impossibile. Magari le prime masturbazioni, i primi orgasmi, dici, magari mi faccio un'idea, ma proprio il sesso è impossibile, non devi farlo. Dopo che lo fai, ok, abbiamo un terreno comune su cui partire. È Certo, uguale. certo, certo. Anzi, Oppure forse ancora peggio, perché l'invisibile, gli spiriti, che sono? Forse sono ancora più lontani rispetto alla sessualità, no? Per uno che non conosce, intendo. sono vicini, siamo noi che siamo lontani. Benissimo. Però, Domanda, frase fatta, però è così. chiaro, però al netto non li vediamo o non li sentiamo, no? Che a me O se li vediamo e li sentiamo non ce ne accorgiamo, facciamo finta di niente. Però, abbiamo chiuso, tappato le orecchie, tappato gli occhi. esatto. Quindi tramite una serie di tecniche o uno sciamano che conosce quei mondi possiamo riavvicinarci, no? Sì, sì. E dicevi, tramite il tamburo, se chi lo suona lo sa suonare e ci sono insomma, le condizioni giuste, si può solcare la soglia, no, dell'invisibile e andare Più che solcare, la soglia si assottiglia e Mhm, i mondi si incontrano. perfetto. È proprio questo il punto dello sciamano. Non è che ti prende e ti manda, oppure richiama, aiuta a fondere i due mondi, a assottigliare questa soglia. E ci sono periodi dell'anno in cui questa soglia è molto sottile. Ascolta, ma perché, ecco cosa ti volevo chiedere prima, ma perché questo mondo invisibile è così importante secondo te? Non lo so. Perché? Non lo so. Per me È è impor- importante, nel è senso, importante, perché per te è importante? perché per me è stato un qualcosa che mi ha accompagnato da quando sono piccolo, un qualcosa che a un certo punto della mia vita ho anche subito in maniera molto pesante, quindi fa parte di me. Cioè, io sono nato così, questo è il discorso. E tutto questo non è mai stato riconosciuto dal mondo, dalla società, da me stesso. Quindi per me è importante perché mi ha riconnesso a qualcosa che era stato vissuto male, insomma, mi ha fatto diventare un tutt'uno. Per me è la mia vita questa. Eh, non si può rispondere a questa domanda. In qualche modo però riconnettendoti consapevolmente con l'invisibile, ti senti più, stai meglio, sei più autentico, sei più connesso, percepisci che c'è un qualcosa che sta funzionando, che senza quello magari non avrebbe funzionato così tanto. Diciamo di sì. Mettiamola così. Non è proprio il modo in cui lo vivrei, però mi rendo conto che magari stai formulando quello che è una tua visione, quindi posso dirti sì, questa visione tua non è lontana dalla realtà, questa tua lettura non è lontana dalla realtà, mettiamola così. Però mi hai già risposto in realtà, ma ci torno un attimo.
secondo te è importante che le persone si approccino all'invisibile? Cioè, Sì e no. hai detto comunque che la società ci chiude i canali, in qualche modo lo sciamanesimo li riapre. Perché Io è penso che sia importante riconoscere che esistono delle altre strade diverse da quella che è la strada occidentale comune che noi conosciamo. Ripeto, io rispetto la scienza, uso Mhm. la medicina, non sono uno di quelli che va contro, che io antibiotici, operazioni chirurgiche, io, cioè, farmaci quando servono veramente, perché se no, no, io tendenzialmente non uso nulla finché non serve veramente. Io rispetto la medicina e ringrazio, sinceramente, che non muoio a 30 anni di influenza, perché questa è la verità. Però bisogna riconoscere anche altro, questo è il discorso che faccio e che dovrebbero fare tutti. Tutti dovrebbero riconoscerci. Viviamo in un'era dove c'è una battaglia che io mi rifiuto di combattere, che è quella tra la scienza e la non scienza. Una battaglia che a me non interessa proprio. Io semplicemente dico a entrambi i lati, ragazzi, calmiamoci un attimo, dai. Mi trovi abbastanza in linea con questo, però non so se te l'ho già chiesto, se te l'ho già chiesto chiedo venia, ma cos'è per te l'invisibile? L'invisibile è qualcosa che non vedo. Per me, in realtà, quello che viene definito invisibile per me è visibile o Ok, sentibile, perché cioè, abbiamo tanti sensi diversi, ok, però perché non lo vediamo la maggior parte? perché abbiamo i sensi ottenebrati, cioè siamo stati tagliati via, c'è qualcosa che ci ha tagliato proprio la connessione da quando siamo Quindi piccoli. è importante in qualche modo recuperarla, o no? Sì, io ho nel senso non ho un obiettivo specifico in tal senso, non lo Mhm. so cosa è giusto per la razza umana, non ho la presunzione di dire dovete recuperarla. Ok, Ho la presunzione di dire tutto questo che sta succedendo è sbagliato. Da una parte sì, lo vedo come sbagliato, però magari ha un suo senso che a me sfugge, che non sono in grado di afferrare. Eh, magari va bene così, non lo so. ok, perfetto. Lo so che le mie sono risposte non proprio podcast friendly, No, però ma se mi hai invitato ti becchi questo. sì, 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 no, ma va bene, va bene. Mi piacciono. Sono io che Vabbè. sono forse un po' rompipalle, è mentale. No, ci sta. Però mi interessava capire, vedi, torno a bomba, carica. Tu dici che per te l'invisibile è visibile, Sì, giusto? oppure sentibile. Ok, cosa senti e cosa vedi quando senti e vedi l'invisibile? Torniamo a bomba all'esempio del sesso. Come faccio a spiegarti cos'è un orgasmo se non hai mai avuto un orgasmo? Vabbè, tu intanto spiegamolo, poi vediamo. O fammelo sentire, non so. Non lo so. Quando vivo una connessione con altri mondi, è come vivo una sorta di espansione della mia coscienza, chiamiamola così, che a volte è un'espansione molto ampia, altre volte invece è molto, molto più ristretta, ma comunque percepisco che c'è qualcosa in atto in quel momento. Ehm, Utilizzo altri sensi rispetto a quelli fisici che nel corso degli anni ho sviluppato per ricevere delle informazioni o vedere delle cose. Magari comunque davanti a me ci sono non lo so, delle informazioni che sto ricevendo e il mio cervello le trasforma in figure, in immagini, in suoni, in parole, in frasi, perché succede questo. Non è qualcosa di fisico, è qualcosa di non fisico. Non è che uso le orecchie fisiche. A volte succede anche quello. A volte anche i sensi fisici vengono influenzati, ma lì succede quando la connessione è molto, molto, molto ampia. In quel caso sì, se no no.
comunque mi basta aprire poco poco, non è importante essere spalancati come dei portoni, mi basta aprire poco poco per incominciare a ricevere informazioni o percepire e vedere le cose che magari mi sono utili in quel momento e mi servono. Ok, mi hai risposto, Grazie. Ok, prego. Bene. Mm, quindi, oltre ai tamburi, hai parlato Oltre di ai tamburi, come? hai parlato di canto, ballo e piante, giusto? Sì. Ci vuoi dire qualcosa? Beh, il canto esistono, canto spesso sono legati anche alle piante, alle tradizioni comunque Centro America, Sud America, ci sono degli sciamani, delle culture che utilizzano delle piante medicina, che tutti noi conosciamo, e molte tradizioni hanno dei canti specifici per rapportarsi con la pianta quando tu la assumi. E questi canti che vengono tramandati da millenni sono dei canti che attivano proprio lo spirito della pianta. Sicuramente per una persona che non ha mai fatto nessun tipo di attività, prendere una pianta medicina può essere utile per capire di cosa sto parlando, anche se non vale per tutti, perché so comunque di esperienze di gente che, boh, non ho visto niente, non ho vissuto nulla, vabbè, oppure ero un po' sballato e basta. Ok, però se vuoi capire cosa vuol dire avere connessione con uno spirito, comunque prendere una pianta medicina con uno sciamano eh, ti fa capire questa cosa, perché tu stai proprio letteralmente ingerendo uno spirito dentro, fisicamente, che è lo spirito dell'ayahuasca, del peyote e quant'altro, San Pedro, così via. In quel caso, sì. Oppure ci sono balli assieme anche al tamburo. Ballare in un certo modo porta comunque la tua testa a staccare e quando richiami gli spiriti sei molto più ricettivo. Hai parlato spesso di spiriti all'interno dell'invisibile, dello sciamanesimo, eccetera. Però non abbiamo ancora chiarito di cosa si tratta. Quando parli di Eh, spiriti, cosa intendi? non lo so, non lo so. Io l'unica cosa che posso dire è che non siamo soli, noi siamo limitati a una realtà tridimensionale, tutto il resto per qualche motivo, tornando al discorso già fatto, l'abbiamo cancellato. Mhm. Però non siamo soli. Ci sono tante energie, tante entità, eh, su tanti livelli differenti. Se tu vai in natura, può essere più facile connetterti con gli spiriti. Ogni luogo naturale ha degli spiriti diversi. Nel bosco, per esempio, è molto facile. Nel bosco ci sono gli spiritelli. Le tradizioni scandinave li rispettano ancora. Mi pare in Islanda, che non è Scandinavia, però comunque siamo nel nord, dove c'è freddo. Mi pare che in Islanda c'è proprio il discorso legato al piccolo popolo, quindi quando vanno nei boschi sono rispettosi perché sanno che sono abitati. Ed è proprio così. Magari in aree... Scusa, non la vedo. Magari in aree molto più ampie gli spiriti tendono a essere diversi. Solitamente più lo spirito è grande, importante, potente, più è difficile rapportarsi con lui. Quando sono più piccolini, sono più vicini a noi, è più facile. Quindi conto quando siamo in bosco siamo a casa di qualcun altro, questo è fondamentale da ricordare. Quando siamo in natura, spesso e volentieri siamo a casa di qualcun altro, quindi bisogna muoverci con circospezione, Non hanno un o corpo fisico, o giusto? meglio, con rispetto. No, no, non hanno un corpo fisico. Ok, quindi con lo sciamanesimo entriamo in contatto con queste entità, con questi esseri. Eh, Lo sciamanesimo entra in contatto con la natura, quindi automaticamente riconosci questi esseri. E questa è una prospettiva meno occidentale, quella che sto cercando di dirti, mhm. meno legata alla nostra mente. Noi siamo parte di un sistema.
noi siamo parte della natura. La natura include anche questo. Questo è il punto. Perfetto. Quindi, durante la tua esperienza, insomma, che iniziò con Franco Santoro una decina di anni fa ad oggi, eh, sei riuscito in qualche modo a connetterti con queste energie che si muovono intorno a noi, seppur normalmente non le vediamo e non le sentiamo. Sì, in realtà io ero già connesso. Diciamo che con Franco ho acquisito degli ulteriori strumenti per riconoscere le cose, per viverle e soprattutto per smetterla di separare luce e ombra. Questo è stato il mio game changer totale. È stato Perfetto. proprio questo. Questi spiriti quindi sono esterni a noi, giusto? Ovviamente. Sì e no. Ecco. Anche. Mhm. Sì, il punto è cosa siamo noi. Se siamo limitati a questo corpo fisico e basta. Cosa è esterno, cosa è diverso, cosa è dentro, cosa è fuori. Quando Ok. ti apri alle dimensioni, le prospettive mutano. Quindi durante lo sciamanesimo, con i vari strumenti che abbiamo, induciamo una sorta di stato di trance che ci permette di entrare in contatto con altro, che siano spiriti esterni, spiriti interni, con Sì, altro. sì. E questo altro ci dà a cosa ci serve? Ci dà, vabbè, ma adesso mi direi, ma non è importante che ci serva. Succede e basta. Però Hai viviamo del... trovato la persona sbagliata. No, ma mi va bene, mi va bene. Sì, Ci, sì. sicuramente viviamo delle esperienze e già quelle Sì, esperienze di per sé ci danno qualcosa. sì, sì. Eh, hanno, possiamo dare eh, un nome, un'etichetta, un qualcosa a questi spiriti o preferiamo lasciarli là, Sì, senza... ce ne sono miliardi di culture che hanno dato definizioni, etichette, classificazioni. Entrare nella cosmologia sciamanica è un discorso molto, molto lungo. Eh, magari lo possiamo fare un altro giorno, se vuoi, insomma, un'altra ora. Però io, per esempio, come strumento utilizzo molto l'astrologia, proprio come strategia operativa. Il pianeta Giove è la divinità romana Giove, che era la divinità greca Zeus, e così via. E sono spiriti che in questo momento possiamo vedere in un pianeta. Quindi è molto utile utilizzare l'astrologia, è molto anche figo, interessante utilizzarla come strumento per attività sciamaniche. Com'è che si incontra quindi Giove con lo sciamanesimo e con l'esperienza di Perché sono trance, degli spiriti, appunto. con i quali Parliamo puoi di avere spiriti. un'interazione o un qualcosa, Assolutamente, assolutamente. che hanno quindi poi delle informazioni per te, in qualche modo. Sì, delle informazioni che di base vengono veicolate tramite esperienze, perché questo è il punto dello sciamanesimo, l'esperienza. Però tu in questa esperienza riconosci che questo è lo spirito di Giove e quell'altro è lo spirito di Saturno e Sì, quell'altra parte. Sì. sono strutture che utilizzo come strategia. Mi è comodo perché ho una mappa, perché conosco l'astrologia, Saturno so cosa rappresenta, Giove so cosa rappresenta, e in più sono, appunto, come dicevo, dei pianeti legati a divinità del passato, della nostra cultura mediterranea. Quindi è uno strumento che utilizzo proprio per strategia operativa. Ok, quindi io ti sto ascoltando, io chi per lui, e mi dice, Gabriele, sai che c'è? Mi hai incuriosito, mi hai acceso qualcosa dentro e vorrei approfondire il discorso dello sciamanesimo. Che faccio? Ti mando un messaggio? Come funziona? Sì, io in questo momento non sto operando con le persone, sono un paio d'anni che non sto facendo niente da questo punto di vista, Ok? però presto
appena ho un prodotto pronto, comunque mi rivolgerò alle persone, proporrò dei servizi, dei seminari, delle attività. Per adesso potete tranquillamente trovarmi su Facebook, nella mia pagina personale. Lì sicuramente ci sarà, quando sarà pronto qualcosa, ci saranno le informazioni. Gabriele Mecacci, che è il mio nome, Nonostante, cognome. nonostante non ci siano informazioni, comunque si trova questa pagina su Facebook, sì? Sì, 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 certo, sono lì. C'è il mio vecchio progetto che ho chiuso e insomma adesso mi sto adoperando per creare qualcosa di nuovo. Ok, lo stesso vale per l'astrologia e per la sessualità, forse per l'astrologia un po' meno, giusto? Astrologia non faccio l'astrologo, Mhm. non ne ho voglia, non ne ho voglia. Perché tanto all'80% dei casi mi capita di avere a che fare con persone che hanno problemi di cuore. Non- cioè, è un tipo di lavoro che non ho proprio, non sono in grado di fare io. Non ho, quindi io preferisco operare, fare seminari con le persone, fare attività, entrare proprio nel campo, e fare cose pratiche, esperienziali. Stesso discorso per la lettura della carta natale, per la mappa, se Sì, voglio conoscermi un po' infatti. meglio, da Gabriele con questo Mi no. dispiace. Mi Ok. dispiace. Sessualità idem più avanti, giusto? Sì, sì, no, sto sviluppando un progetto, quindi comunque tutto arriverà. Tutto arriverà, perfetto. Tu hai detto Gabriele Mercacci, però io qua sul tuo nome leggo autunno. Autunno. Autunno è un nick, un alias che utilizzo molto quando faccio lavori, Perché proprio l'autunno? perché mi piace. Ti piace l'autunno? Mi piace il nome, mi piace il suono, mi piace autunno. Anche sta cosa la spiegazione che c'è, tutte le interpretazioni che ci sono nel mondo spirituale New Age su mille cose, a me non interessa tanto. Autunno è un suono che a me piace e questo mi basta. Bello. Parliamone meno e facciamolo di più, Sì, in sostanza. poi Ma le spiegazioni sono tante, autunno legato comunque a un tipo di energia specifica, una discesa, a una riconnessione, a un lasciare andare per prepararsi a qualcosa di nuovo che arriverà, mille cose. no, a me è arrivata una roba tra le altre, forte e chiara da te, che in realtà è arrivata anche dagli altri tre invitati, che in questo caso riguarda me nello specifico, non so chi ascolta, però appunto, riassunto in quella frase che ti ho appena detto, parlane di meno e fallo di più. Sì. Quindi ti ringrazio già solo per questo, per me ne valsa la pena. Detto questo, ci dirigiamo verso la fine. A meno che tu non voglia aggiungere qualcosa sullo sciamanesimo, No, 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 cioè, se non hai domande, diciamo che al momento non me ne vengono. Penso che comunque, insomma, sia stato detto un po' il grosso, no? sì, penso di sì. Bene. Allora, vediamo un attimo. Innanzitutto, l'ho un po' impostato così. Ogni ospite fa una domanda che l'ospite successivo risponde, no? Sì. Quindi Cristina Curatolo, la precedente, che si occupa di pranic healing, diciamo così, ti chiede: se Gabriele tu potessi, vediamo cosa rispondi, se potessi avere un superpotere, solo uno, super, bello cazzuto però, quale vorresti? Quale sceglieresti? Ah, che figata, io spesso mi diverto a immaginare queste cose. Forse il teletrasporto. Cioè, cazzo, te lo immagini? Zoom, e sei, non lo so, dove vuoi. E Cioè, meraviglioso. dove andresti? Nel visibile o nell'invisibile? No, non è visibile. L'invisibile lo so fare, quindi il visibile è più complesso perché ci vogliono i soldi, l'aereo, le vacanze, organizzare cose. No. Teletrasporto secondo me sarebbe la svolta, cioè meraviglioso. Quindi utilizzarlo costantemente a questo punto, non una volta. Ah, solo uno una volta, dici? Boh, non so come l'hai intesa, però forse sì, eh. Vabbè, ma restiamo sul teletrasporto. Dove andresti? Prima volta che lo utilizzi. Prima volta che lo uso, farei una prova sicuramente vicino a casa per sicurezza. Facciamo un test, andiamo nel monte qua dietro. Funziona. Poi Poi? funziona, ok.
vado, che ne so, vado dall'altra parte del mondo, vado in Canada. Al freddo? Sì, mi copro un attimo, vado in Canada. Poi mi sposto subito, vado in Messico, poi vado in Egitto, poi andrei ovunque. Mi giro il mondo in un mese, probabilmente. Me lo giro tutto. E se potessi tornare indietro nel tempo? Indietro nel tempo? Sì, con il Cosa teletrasporto. col teletrasporto? Nella mia vita o nella storia? No, nella storia. Nella storia? Dove andrei? Ah, bello. Dove andrei? Potrei andare al mio Egitto a vedere un po' come cazzo hanno fatto a costruire le piramidi. Ah, da poco Malanga ha detto delle robe, non le ho viste, non Sì, le ho approfondite, ma stanno facendo uno studio con dei radar interessante. Vediamo adesso se si sviluppa comunque. Però sì, però non è importante, dai, in fin dei conti non è importante. Dai, scherzo. magari lo Ascolta, sapremo. vedremo. Ti devo chiedere di consigliarci un libro o un film, indipendentemente da sciamanesimo, astrologia, sessualità, eccetera. Un Ne libro abbiamo? o un film? Allora, film sono un semi appassionato di cinema, quindi ne ho visti tanti, me ne guardo tanti. E non parlo di film Marvel, parlo proprio di film. Sì, sempre Boh. nell'ottica di risvegliare, di connetterci un po'. Allora, un libro che mi ha sconvolto l'esistenza a suo tempo quando lo lessi e che consiglio a tutti perché è stato molto frainteso a causa delle serie TV e del film che hanno fatto in merito, è It di Stephen King. Mm, ok. Ed è un libro, secondo me, che dovrebbe leggere chiunque, perché c'è moltissima spiritualità dentro. Libro o Molti. film, scusami? Il libro. Ah, ok, non l'ho Il letto. film dovete dimenticarvelo dalla faccia della terra proprio. Ah, ecco, ok. E film? Il, li- il film, un film che consiglio di vedere? Sì, Vabbè, volevo farmi un attimo un discorso su It, lo sì, consiglio perché comunque il film non ha dato giustizia a questo libro, che è un libro che ha una profonda spiritualità. Parla di paure, di dolore, di desiderio, di, di amicizia ed è un libro molto viscerale. Poi, come scrive King, era un genio in quegli anni. Questo libro è molto bello perché parla proprio di rapporto con la spiritualità completamente staccato da quelli che sono i concetti moderni che noi abbiamo, quindi visto dagli occhi di un bambino. ok, Ed è perfetto. un libro, secondo me, che dovrebbe leggere chiunque. L'ho letto 3 volte quel libro. Poi come film, che ne so, film tanti, tanti. Uno, ce ne devi dire uno. Uno, il primo Blade Runner. Il Blade Runner. primo? Blade Runner. Ah, il primo, nel senso, ok. Sì, perché poi ha fatto il remake Villeneuve, mi pare. Ma Blade, il guerriero che combatte contro i vampiri? No. Blade Runner, quel film di fantascienza con Harrison Ford che parla dei replicanti dei... Non lo conosci? Sai che in questo momento non mi viene in mente niente? Harrison Ford sì, È un, però. è un film di fantascienza, uno dei più importanti della storia, forse il Ma più importante della storia, penso. addirittura. Eh sì, Blade Ma Runner. siamo negli anni fine 90, inizi 2000? No, anni 70. Anni 70? Sì, mi pare anni Harrison 70. Ford, anni 70? Aspetta che guardo, eh. Mi pare che sia anni 70. Addirittura. Cos'era un pischello allora? Sì, è un ragazzino. Blade Runner è del... No, 82. 82, Mm. scusa. 80. No, mente vuota, non mi viene in mente niente, zero proprio. Guardatelo. Sicuramente adesso è un film un po' datato, però a livello artistico di trama, di sceneggiatura era fuori di testa. E poi come regista Ridley Scott era un genio, è un genio, ma in quel tempo ha fatto 2 film di fila che è Alien e Blade Runner, uno dopo l'altro, ha fatto 2 capolavori in un paio d'anni, non so come cazzo abbia fatto. No, un Alien genio. sì. Quest'altro, te lo giuro, non mi viene niente proprio. Forse proprio non l'ho visto. Blade Magari lo Runner, recupero. guardatelo, a livello proprio cinematografico è un capolavoro senza tempo. Risulta essere un po' lento,
per gli Mm, occhi gli di standard attuali. adesso. Ok. No, ma Però merita, nel senso che la fantascienza moderna fondamentalmente è nata lì. Cioè, è stato ok, è stato un film che ha cambiato la fantascienza. perfetto, grazie mille. Restiamo nei consigli. Se ti dovessi chiedere, consigliami qualcosa da comprare sotto o pari a 100 euro. Cosa ti senti di dirmi, di consigliarci? Qualcosa da comprare sotto a pari e 100 euro. Qualsiasi cosa, vedi tu. Un paio di... non lo so, io sono appassionato di musica, quindi ti direi un... però c'è da spendere di più qua. Pensa che ci sta ascoltando, secondo te, magari qui un po' più connesso all'ottica del, non so, del benessere, della conoscenza, esplorazione, eccetera, eccetera. Per connettermi, mi faccio un viaggio, che ne so. Per connetterti, quello è gratis. Vai in un bosco nudo. Ah, 5 euro di benzina, forse. Quello è perfetto. gratis. Per connetterti. Se questo è quello che vuoi, magari d'estate, che d'inverno ti viene un polmonite. Era generico in realtà il consiglio, però se voi teniamo questo, No, se no, guarda, io sono appassionato di musica, di audio, quindi sicuramente potrei dire un paio di cuffie, perché ultimamente comunque anche con Spotify, con la cultura dello streaming degli ultimi anni, la passione per l'audio è morta fondamentalmente, quindi utilizziamo cuffie Bluetooth che non rendono il suono interessante, lo streaming su Spotify di bassa qualità. Io ho una bella scheda audio, delle belle cuffie. Con 100 euro qualcosa lo trovi, però devono essere cablate, non deve essere Bluetooth o ecco, si Wi-Fi. perde la qualità. Eh sì, tantissimo. Poi c'è da dire che comunque se ascolti musica su Spotify la qualità è persa a prescindere, quindi chi Mm. se ne frega. Però poi dipende anche da che musica ascolti, anche lì conta tanto. Però fondamentalmente con un paio di cuffie cablate sul centinaio di euro sicuramente possiamo vivere un'esperienza eh, dei sensi interessante, mettiamola così. Sì, ci vorrebbe anche una scheda audio perché Mm, ci vorrebbe, però diciamo che già con delle cuffie si parte bene. si fa qualcosa. Ok. Sì. Questa non so neanche se fartela, però te la faccio lo stesso, perché per il momento fa parte un po' del format. Nei momenti di difficoltà, anche se potrebbe essere interessante la risposta, nei tuoi momenti di difficoltà, cosa fai? Barra, tra parentesi, ma non necessario, per star bene, però possiamo anche toglierlo il per star bene. Tu cosa fai quando stai male? Proprio nel momento in cui sto male, quindi c'è un'emergenza. In un periodo anche di difficoltà, nei momenti difficili. Allora, io solitamente quando sto male ho bisogno di solitudine, quindi questa è sicuramente la prima cosa. Cerco della solitudine, Mhm. perché il rapporto con le persone mi rende difficile mm, connettermi a me stesso quando ho rapporti con gli altri. Bisogno di stare da solo, tranquillo, situazione serena. La musica sicuramente e l'attività fisica. Cioè io quando ho proprio momenti di malessere, in caso proprio di emergenza, proprio mi è arrivata una botta, cioè proprio c'è un attimo di, che ne so, una- un momento di sconforto, depressione, un momento emotivo pesante. Sicuramente ho bisogno di star solo, mi metto un po' di musica, e entro in questa cosa, le emozioni si muovono, qualcosa cambia, insomma, mi vivo una specie di viaggio, mettiamola così. Mentre i periodi in cui ho genericamente sconforto, comunque disagi, sicuramente ho bisogno di fare attività fisica. Magari la bicicletta mi fa stare molto bene perché prendo la bici, vado in natura, con la musica, sempre anche lì. Mhm. Non so, magari ti aspettavi di mettere a meditare con le No, no, campane così. no, No, no. zero aspettative, qualsiasi cosa fosse arrivata l'avrei ascoltata. Fondamentalmente attività fisica e musica. Cioè, di base ho scoperto anche che se io non faccio attività fisica io soffro, proprio sto male a livello emotivo. Mi si crea una carica energetica, Mm.
sviluppo stress, nervosismo, mi infastidisco, e poi di contro mi butto giù, sto male se io non faccio attività fisica, quindi ho bisogno a prescindere di fare attività fisica per stare bene, Ma cosa a fai a livello, parte la a livello bici? emotivo. Come? Fai qualcosa a parte la bici? Io faccio bici e poi palestra. Ah, ok, perfetto. Purtroppo non posso fare molto altro perché ho il ginocchio distrutto, la cartilagine è bucata da un piccolo infortunio qualche anno fa. Quindi io sono obbligato a fare palestra perché devo rinforzare i quadricipiti per questo povero ginocchio. Cammino, cioè, però non posso correre, non posso far saltare, quindi mentre bicicletta la posso fare quanto voglio, meno male perché mi piace molto, quindi queste due cose faccio. Ok. No, anche io ultimamente ho sempre fatto sport, eccetera, però non avevo mai realizzato quanto effettivamente fosse importante sul mio benessere psicofisico, cioè proprio totale, agonistico. Sì, sì. Lo sto scoprendo da grande, cioè, incredibile questa cosa. Cioè, magari lo sapevo a livello teorico, ma me ne dimenticavo pure, ora proprio lo so a livello Eh, teorico e a livello pratico. Perché quando cresci superi i 30-35 non hai più la frizzantezza da ragazzino, quindi l'energia va coltivata. Quindi Sarà anche sì, quello. la coltivi tra le altre cose, oltre che mangiare bene e dormire bene, con l'attività fisica. E sono le tre regole fondamentali per vivere bene. Attività fisica, dormire bene, mangiare bene. E Chiaro, fare però sesso bene, aggiungiamo la quarta. oggi già da qua. Però paradossalmente uno pensa, faccio attività fisica, mi stanco, mi spompo, e invece no, mi dà proprio più Eh, energia. Cioè mi alleno un Tipo una attimo, dinamo, sì, c'ho il mattone in testa, mi alleno, boom, rinvigorito. sì, sì. Ok, siamo arrivati praticamente alla fine, abbiamo altre due domandine. Se potessi mettere un cartellone, un'immagine, uno schermo nel cielo, tutti quanti potessero vederlo, cosa scriveresti? Un cartellone nel cielo, tutti potessero vederlo. Sì, Un bestemmione, no scherzo, no, scherzo, questa. No, vabbè. Tipo, qualcosa tipo Take It Easy, così lo capiscono tutti nel mondo. take it easy. Chill, man, Me gusta. Ok. rilassati. Anche questo mi sta arrivando, eh? Gabri, Eh, mi hai toccato dei tastini, mettiamola così, nonostante no. uno schermo, un microfono, una scheda audio, Ma insomma, sì, una situazione un po' artificiale, però a me è arrivato, non so a voi, a me è arrivato. sì, Eh, questa cosa è importante perché noi nel mondo occidentale abbiamo un senso di importanza enorme. Il mio dolore, il mio desiderio, il mio percorso per crescita interiore, la mia bla bla bla. Rilassati che non contiamo un cazzo, cioè questo è mm, il punto che vorrei che tutti imparassero. Io ci casco, non è che sono... Io stesso a volte ho questo problema perché sono in questo mondo occidentale, questa mente. mhm. Poi ci penso e dico, ma insomma, io non conto un cazzo. Take it easy, ci Basta. sta. Sì. Non è così importante tutto questo. Eh, Domani potrei morire per un infarto. certo. Cioè, contiamo tantissimo, ma al tempo stesso non contiamo un cazzo. Sì, Ci sta, ci sta, ci sta. ecco. L'ultima cosa che ti chiedo, che in realtà sei tu che devi chiederla al prossimo Mhm. ospite, una Sì. domanda che ti va di fare, che ti fai tu, carta Una bianca. domanda, dai. Questa è un classicone, però se potessi cambiare qualcosa nel tuo passato, ti dicono torna indietro nel tempo, puoi cambiare qualcosa nella tua vita. Un evento, una tua scelta, una cosa che ti è successa. No? Se potessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti? E se sì, perché? Insomma, questa può diventare anche una domanda a seconda di chi risponde, è estremamente personale. Quindi, Non so, non so a chi toccherà, anche se in realtà no, in realtà lo so, perché probabilmente la prossima è con una persona mm, della quale conosco già il nome e il cognome e anche il sesso. mm, Però nella vita non si sa mai, quindi non anticipo niente. Gabri, mi sa che abbiamo finito. ok.
Com'è? Vuoi aggiungere qualcosa? No, no, no. Sì, una cosa sì. Vai. Una cosa che ho, per chiudere anche, una cosa che ho imparato nel mio percorso qualche mese fa, durante un lavoro, un'attività che ho fatto. Un'informazione importantissima che ho ricevuto, che sto cominciando a dire ogni volta che posso. Noi occidentali abbiamo completamente dimenticato il senso di comunità. Mm. Abbiamo una specie di morbo che si chiama individualismo. Ed è appunto, come dicevo poco fa, rispetto anche al percorso di crescita interiore. Io faccio il mio percorso per la mia crescita, la mia evoluzione interiore. Questa roba è un morbo e andrebbe estirpata. E negli ultimi decenni nel mondo occidentale stanno imperversando le piante in medicina, che hanno un rapporto con l'ego molto particolare. Mhm. Tu quando ti rapporti con gli spiriti di qualunque genere devi fare un'offerta, offri qualcosa agli spiriti. Nel caso delle piante, che sono comunque psichedelici, la tua offerta è il tuo ego. Mm. Se tu riesci veramente a offrirlo e a donarti, riceverai molto in cambio. E io quello che ho ricevuto da poco è stata questa cosa, questa bella mazzata, perché anch'io per tanti anni ho fatto il mio percorso spirituale, per la mia crescita. Tra parentesi, chi se ne fotte degli altri. Non è un pensiero che avevo attivo, eh? Non è che pensavo chi se ne fotte degli altri. Però andando a scavare, ho visto che c'è questo sotto. E guardandomi intorno, secondo me questa cosa ce l'hanno tante persone. Tante, 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 tante. Nel mondo spirituale, eh? Parlo di persone che si riempiono la bocca di parole tipo amore universale, bla bla bla, e così via. Quindi questo è un messaggio per chiudere che volevo dare. Stiamo cercando di recuperare un senso di comunità, eh, perché c'è questo virus che abbiamo che si chiama individualismo che ci impedisce di raggiungerlo, quindi è un lavoraccio, però è Messo importante. qualcosa, messo qualcosa. Sottoscrivo, ma nella comunità cosa c'è, secondo te, che non c'è nell'individualismo? Penso che ci sia, non lo so, l'amore. L'amore è quello vero, quello di cui si parla tanto, il famoso amore universale, che non è è una roba molto pratica per me. Quindi riconoscerci come fratelli, ma come fratelli veramente, non come fratelli, però poi vaffanculo, chi se ne frega. Come fratelli, quindi che abbiamo lo stesso padre, la stessa madre, anche se il sangue è diverso, magari. Quindi l'importanza dell'altro, perché comunque da soli è necessario forse un percorso, talvolta in solitario, però poi bisogna incontrare anche l'altro, no? Altrimenti saremmo Certo. nati forse da soli, appunto. Incontrare l'altro e riconoscere che c'è del me stesso e viceversa. Sì, prima hai citato la tesi che scrissi io nella triennale. Mi ricordo una cosa, per chiudere, c'era un pronome, se non sbaglio, in una lingua, non ricordo quale fosse, forse il quechua, ma non ne sono sicuro, che tradotto in spagnolo sarebbe yo sotros, Mm. cioè io, noi, che proprio esiste Mm. come pronome grammaticale, no? Sì, Che racchiude l'importanza di quella connessione, no? Tra esseri, dove sì. evidentemente c'è un regalo che nell'individualismo non c'è. Sì. Da poco ho visto un documentario sui Rastafariani in Giamaica Ah, e loro quando dicono noi, non dicono we, dicono I and I, sì? io e io. E questo vuol dire noi, o gli altri, o insomma. Quindi è un'inclusione, quindi è sempre io. I and I, proprio così. Quindi il discorso è molto simile. Ok. Sì, poi il discorso dell'ego, delle piante, eccetera, eccetera.
cazzuta come roba, perché comunque siamo molto identificati con l'ego, quindi implica una morte e una presunta rinascita difficile da sostenere, no? Sì, 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 assolutamente. È Quindi, dura, non è per tutti. Poi anche le piante comunque, io dico, sono per molti, ma non per tutti. E anche quelle sono state usate molto male. Io con le piante ho iniziato pochi anni fa. È una cosa recente, 3 anni fa, credo. Prima il peyote, percorso l'ho fatto per tanti anni senza nessun tipo di pianta e ho potuto vedere che si possono raggiungere risultati molto simili o uguali senza l'utilizzo di piante. ok, Dipende. accetto. Va bene tutto, devi fare quello che senti. Tu mi accennavi col peyote, giusto, principalmente? Ho provato il peyote con uno sciamano messicano e È un poi cactus, ricordami il è un peyote, è cactus un cactus. Mhm. e poi anche i famosi funghi, funghetti. Nostrani? Sì e no, Europei? Sì e no. da tutto il mondo. Ok. Ci sono anche in Italia, si trovano comunque anche in Italia in natura. Sì? Sì, sì. La più famosa è l'amanita, anche se quello non è proprio uno psichedelico ed è anche un po' tossico, bisogna stare attenti. Però Manita, hai detto? amanita muscale, famoso funghetto di Super Mario, Ok. rosso con i puntini bianchi, sì, Sì? sì, sì. Ah, Però quello non è proprio uno psichedelico, è un po' più rischioso da dosare. Quindi, però ci sono molti altri funghi psichedelici, se ne trovano in natura, diciamo così. mm, va bene, poi non so, magari approfondiremo in un altro momento. Io mi Sì. sa che ti ho chiesto tutto quello che ti dovevo chiedere, più tutto quello che mi è venuto a chiederti. E niente, Gabri, quindi Gabriele McCacci, qua lasciamo, non so, qualcosa, un link, Facebook, poi mi dirai tu. Vabbè, la pagina Facebook andrà bene, comunque quando ci saranno novità lì sicuramente pubblicherò qualcosa. Perfetto. Ci salutiamo così? Va bene. Grazie mille, Ok. Simo, è stato un piacere. Ti auguro un grande in bocca al lupo per questo percorso. Grazie a te, è stato interessante, mi è piaciuto. Ma magari ci becchiamo prima o poi. Sì, sì, Noi ci vediamo ogni 8 anni, tipo. sì, 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 volentieri. Dai, Gabri, allora buona serata. Che ore sono? Tu devi anche scappare, vero? Tra poco. Tra poco. E niente, alla prossima. Grazie. Stammi Ciao. bene. Ciao, caro. Ciao, ciao.